Ciao, sono Sara Poiese, socialist ed esperta di cucito e in questo nuovo fantastico corso dedicato alla modellistica sartoriale ti porterò assieme a me alla fantastica scoperta del mondo della modellistica. Scopriremo un percorso, un programma ricchissimo dove vedremo come creare reggiseno, mutandina, culotte e anche costumi interi. Scopriremo all'interno di questo corso tanti corsi correlati che ti possono essere utili e vedremo come realizzare il costume intero, come realizzare dei reggiseni a taglio verticale, ma anche reggiseni con i tagli orizzontali. Scopriremo come personalizzare il reggiseno a triangolo sia con le arricciature sia senza arricciature. Ma non è finita qui perché creeremo costumi e anche reggiseni sagomati. Scopriremo poi il fantastico mondo delle mutandine e dunque tutto quello che ruota attorno al meraviglioso universo dedicato ai bikini con la mutandina più alta e la mutandina più bassa, ma scopriremo anche come si realizzeranno i bikini a coda di rondine e a coda di rondine con le arricciature. Approfondiremo poi il mondo delle culotte per realizzare le famose culotte che trovi nei noti brand di abbigliamento intimo. Impareremo a costruire culotte a tulipano, culotte con i tagli sagomati, ma anche costumi interi arricciati e costumi interi sagomati. Questo corso è perfetto per te se vuoi creare il tuo cartamodello da zero. Questo corso è perfetto per te se hai già dei cartamodelli in casa ma non sai interpretarli. Questo corso è perfetto per te se hai un costume, uno slip, un reggiseno a casa e vorresti replicarlo, per imparare dunque a modificare il tuo progetto esistente e creare il tuo cartamodello su misura. Questo corso, Intimo Volume 3, fa parte di una meravigliosa triade di cartamodelli dedicati alla modellistica. Infatti, puoi trovare il corso di modellistica intimo 1, modellistica intimo 2, confezione intimo 2, ma anche tanti corsi legati al pantalone o al corpetto che sono utilissimi per andare a personalizzare il tuo guardaroba. Infine, questo corso è perfetto per te se stai cercando un corso visibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24, comodamente a casa tua, in totale sicurezza, in lingua italiana e con i sottotitoli in tantissime lingue. Infatti tutti i miei corsi sono sottotitolati in italiano, francese, inglese, polacco, portoghese, russo, spagnolo e tedesco. Infine, questo corso è perfetto per te se stai cercando un corso da vedere da smartphone, tablet, computer e persino TV. Cosa fai? Ti aspetto! Inizia ora la tua avventura di apprendimento in Sara Poiese Academy. Introduzione e programma. Iniziamo a vedere insieme il programma di questa classe di modellistica intimo, volume 3. Chiamo questa classe Intimo 3 poiché vi sono altre classi in Sara Poiese Academy dedicate all'intimo. Ci sono infatti la classe di modellistica intimo 1, dove impari le basi della costruzione dei modelli di intimo e dove puoi sempre trovare il video di anteprima, che adesso ho semplicemente fermato nel player, che ti mostra il contenuto completo del corso. Potrai trovare in questa classe Intimo 1 molte lezioni dedicate alla maglia, all'intimo, alla panoramica dei modelli e alla costruzione del cartamodello di base della maglietta e della t-shirt. Imparerai anche a realizzare la base canottiera. Questo in modellistica Intimo 1. C'è poi anche il corso di confezione Intimo 1. Tratta argomenti affrontati nel corso di modellistica 1 e mette in pratica il cartamodello della maglietta in due varianti. Si confezionerà la maglietta con la macchina per cucire oppure con la tagliacuci e la punto copertura per due tecniche di rifinitura diverse e altrettanto valide. Trovi poi il corso di modellistica intimo 2, dove impari a approfondire ciò che hai visto in modellistica intimo 1, ma
realizzi anche il cartamodello di tantissimi progetti estremamente utili. Imparerai a realizzare la base dei leggings. Imparerai a realizzare la base della calzamaglia, un cartamodello che mixa il corpino, il pantacalze e la manica. Imparerai poi a realizzare qui il pantalone senza cuciture ai fianchi, la base del body con pants e la base del body senza pants, che saranno propedeutici a questa classe modellistica intimo volume 3. Imparerai a fare anche la base del costume da bagno intero. Nel corso di confezione intimo 2, invece, tratti argomenti correlati al corso di modellistica intimo 2. Imparerai infatti a cucire dei leggings con la macchina per cucire o un body con la tagliacuci e la macchina appunto copertura. Ti svelerò qui i miei trucchi segreti per realizzare dei body con l'attaccatura nell'inguine con bottoncini perfetti. Ti insegnerò a confezionare i leggings, ti insegnerò a confezionare e modificare qualunque cartamodello tu abbia. L'obiettivo infatti di Sara Poiese Academy è darti l'opportunità di imparare a modificare i cartamodelli o crearne da zero, prendendo anche i cartamodelli dalle note riviste o dai noti kit e permetterti dunque di essere consapevole e capace di interpretare a 360 gradi la modellistica e la confezione sartoriale. Ma vediamo assieme il programma di oggi. Vedremo l'introduzione al programma, il video che stai visualizzando in questo momento. Scopriremo i corsi correlati, alcuni li hai già scoperti. Vedremo quali sono i materiali occorrenti. Andremo a vedere una panoramica dei modelli perché impareremo a comprendere il cartamodello di reggiseno, slip, culotte e costume, qualunque esso sia. Capiremo dunque quelle che sono le basi per interpretare correttamente ogni cartamodello che tu possa incontrare. Saprai così realizzarlo o modificarlo senza leggere le istruzioni che trovi nei giornali o nei kit. Faremo poi una panoramica della moda intima perché in questa classe di modellistica scopriremo tanti modelli appartenenti alla moda intima. Abbiamo poi un'unità di apprendimento dedicata al reggiseno. All'interno di questa unità di apprendimento costruiremo il cartamodello del reggiseno base con pens verticali, il reggiseno con il taglio orizzontale, il reggiseno a triangolo, eventualmente anche arricciato, ma poi ti mostrerò come fare una semplice pens, e vedremo anche il reggiseno arricciato a fascia sul davanti, perfetto in questo caso soprattutto per i costumi da bagno o per l'intimo da bellezza, per così intendersi. E vedremo poi la costruzione iniziale del reggiseno con il fondo rinforzato, dunque con ferretti o con fasce di rinforzo. Affronteremo poi un'unità di apprendimento dedicata alla mutandina, slip, bikini, chiamalo come vuoi, è pur sempre l'unità di apprendimento dedicata alla mutandina. Vedremo il modello di mutandina classico, quello, per intendersi, a vita un po' alta. Vedremo poi come si abbassa la vita del cartamodello della mutandina per ottenere una mutandina abbassata di vita. Impareremo poi a modificare la sgambatura davanti e dietro della mutandina per ottenere una mutandina a coda di rondine, quindi uno slip più slanciato, perfetto per l'intimo ma anche come costume da bagno, perfetto nel caso in cui tu voglia slanciare la figura. Realizzeremo poi una modifica sulla mutandina davanti creando la mutandina con l'arricciatura, elemento molto bello per i costumi ma delizioso anche sull'intimo quando lo vuoi abbinare a del tulle. Vedremo un'unità di apprendimento dedicata alle culotte. Le culotte sono l'evoluzione della mutandina, pertanto le ho inserite proprio dopo l'unità della mutandina. Impareremo a fare lo stampo delle culotte di base. Per fare lo stampo delle culotte di base
prenderemo come spunto lo stampo del corso del pantalone volume 1, corso nel quale abbiamo imparato a fare il pantalone con le pens, e vedremo poi come andare a completare queste unità di apprendimento delle culotte con le culotte con l'inserto in pizzo, le culotte a tulipano, dunque quelle arrotondate nella lavorazione dell'orlo del fianco, e anche quelle con baschina, molto belle nella confezione dell'intimo, molto belle come copricostume. Affronteremo poi un'unità di apprendimento dedicata al costume intero. Quest'unità di apprendimento, lo preciso, si differenzia dal corso Modellistica Intimo 2, dove ti ho presentato l'unità di apprendimento del body intero, per alcune caratteristiche. Una fra tutte l'utilizzo della chiusura nel centro dell'inguine con bottoni o gancetti. Nel corso di Modellistica Intimo 2 abbiamo costruito il body che necessita di un'apertura nella parte inferiore e dunque di una costruzione di cartamodello e relativa confezione che è diversa dal costume intero. Il costume intero assomiglia alla mutandina, poiché ha la parte inferiore dell'inguine completamente chiusa. Impareremo a realizzare il costume da bagno intero e sagomeremo poi un costume da bagno con delle arricciature sui fianchi, molto bello per tutte le taglie e per tutte le conformazioni. Quest'unità la si può usare come costume da bagno, ma anche come modello di intimo, poiché potresti desiderare di indossare un body senza la chiusura inferiore nell'inguine, da indossare magari poi con delle gonne di tulle o con delle gonne di seta. Vedremo alla fine le conclusioni. Sampler Review. È una classe di modellistica ricchissima, è la classe di modellistica che ti darà la base per comprendere la costruzione da zero dei cartamodelli di reggiseno, slip, culotte e costume. Questa classe di modellistica sarà perfetta se vuoi avvicinarti con curiosità al mondo dell'intimo. Questa classe di modellistica è perfetta se hai già dei cartamodelli di intimo nella tua craft room, oppure hai già dei cartamodelli, degli abiti proprio, degli outfit, dei progetti, dei reggiseni, degli slip, delle mutandine che ti piacciono tanto e vuoi imparare a riprodurle. Pertanto, spero davvero che questa introduzione e programma ti sia piaciuta. Reggiseno arricciato davanti sul fianco. Scopriamo assieme come realizzare il reggiseno arricciato davanti sul fianco. Questo modello si presta bene alla confezione beachwear, dunque alla confezione mare. È ideale davvero per il mare e per la piscina, ma è un bellissimo modello di reggiseno per imparare a cucire il tuo primo reggiseno. Puoi lavorarlo in tinta unita, puoi lavorarlo doppiato, quindi in tessuto doppio. Le spalline possono essere create su misura con strisce di tessuto cucite, rivoltate, oppure acquistare le strisce pre-confezionate per spalline da reggiseni. La caratteristica di questo reggiseno è molto semplice, è un rettangolo che viene sagomato. Questo reggiseno infatti è un rettangolo disegnato intorno al cerchio della coppa del seno. Dobbiamo pertanto prendere sempre il cartamodello corpino base che impariamo a realizzare nel corso di Modellistica Corpino 1. All'interno infatti di questo corso puoi imparare a realizzare lo stampo di base del corpino con pens e senza pens. All'interno infatti del corso trovi tantissime informazioni utili su quella che è la terminologia del cartamodello, le misure, le regole, la base del corpino con pens e anche le modifiche alla realizzazione del cartamodello base. Torniamo a realizzare il nostro cartamodello di reggiseno arricciato davanti sul fianco.
Per creare questo modello devi creare, e mi tolgo eventualmente anche un attimino io di faccia perché così vedi la parte finale del testo, devi creare una pence, in questo caso, sul centro davanti. Questa modifica abbiamo già imparato a farla tante volte nelle precedenti unità di apprendimento. Crea una pence sul centro davanti e occupati di tracciare una linea che vada da questo punto a questo punto sul fianco. Infatti, questa operazione ti permette di tagliare con la forbice questa pence una volta che l'hai disegnata, chiuderla, tagliare tutta questa zona sempre con la forbice e ottenere questa apertura. A tutti gli effetti, infatti, quando vuoi andare a realizzare questo tipo di taglio orizzontale nel centro davanti, quello che otterrai sarà una pence che si chiude qui e dunque ottieni questo lavoro a punta che va risolto, va sdifettato, va tolto il difetto, ottenendo una riga dritta per il centro davanti. La riga dritta del centro davanti sarà in questo modo anche arricciabile perché è comunque più alta di se ci vuoi mettere il nodino, altrimenti è un perfetto reggiseno a fascia. E apri la parte laterale per far sfogare la pence. In questo modo ottieni maggior ampiezza sul fianco. La base, essendo un rettangolo, può essere tagliata in ripiego stoffa nella parte alta e in questo modo doppiata. La cucitura sarà solo nella parte bassa. Puoi in questo modo creare un reggiseno a fascia, liscio, diritto. Puoi però andare a dare forma al reggiseno creando un nodino nella parte centrale che arricci la parte centrale del reggiseno stesso e ottenere così questo effetto. La parte centrale ti risulta arricciata solo perché è stato annodato una striscia di tessuto che va a chiudere la parte centrale di questo cartamodello. La parte esterna la vedi arricciata perché abbiamo tagliato la pence, fatta sfogare e ottenuta l'apertura in questo modo qui. Ottenuta questa apertura ovviamente la raccordi con garbo per ottenere una rotondità gradevole. Questa arricciatura è data dall'abbondanza del tessuto che viene gestito qui nel cartamodello. La costruzione infatti del reggiseno arricciato davanti e anche arricciato sul fianco è veramente più facile di quello che pensi.